Ciao a tutti! L'intelligenza artificiale sta cambiando tutto, ma sapevate che l'Europa ha appena approvato la prima legge al mondo per regolarla? Si chiama AI Act. Spesso sentiamo parlare di responsabilità, ma se un'IA sbaglia, di chi è la colpa? Di chi l'ha creata o di chi la usa? Oggi facciamo chiarezza sui ruoli chiave: fornitore, deployer, importatore e distributore. Se lavori con la tecnologia o hai un'azienda, questo video è per te. Partiamo dal protagonista, il fornitore o provider in inglese. Non è solo chi scrive il codice, ma è la persona fisica o giuridica che sviluppa un sistema di intelligenza artificiale o lo fa sviluppare per metterlo sul mercato con il proprio nome o marchio. È lui il primo responsabile, deve garantire che il sistema sia conforme ai requisiti di sicurezza, specialmente se è ad alto rischio. Deve creare un sistema di gestione della qualità, redigere la documentazione tecnica e apporre la famosa marcatura CE. In parole povere, se il marchio è tuo, la responsabilità è tua. Adesso passiamo al deployer, e qui spesso c'è confusione. Chi è il deployer? È chiunque utilizzi un sistema di intelligenza artificiale sotto la propria autorità. Ma attenzione! Se usi ChatGPT a casa per scrivere una mail personale, non sei un deployer ai sensi della legge. Diventi un deployer se sei, ad esempio, un'azienda che usa l'IA per selezionare i candidati o una banca che la usa per decidere chi riceve un prestito. Il deployer ha compiti precisi, deve seguire le istruzioni d'uso del fornitore, monitorare come funziona il sistema e, in certi casi, deve anche fare una valutazione dell'impatto sui diritti fondamentali delle persone. E se invece l'intelligenza artificiale viene da fuori Europa, magari dagli Stati Uniti o dalla Cina? Qui entrano in gioco l'importatore e il distributore. L'importatore è colui che immette sul mercato europeo un sistema di IA prodotto da un fornitore extra UE. Il suo compito è verificare che il fornitore abbia fatto tutto secondo le regole. Valutazione di conformità, documentazione tecnica e marcatura CE. Il distributore, invece, è qualunque altra persona che nella catena di distribuzione renda disponibile l'IA sul mercato, senza essere il fornitore o l'importatore. Anche lui deve controllare che ci siano la marcatura CE e le istruzioni d'uso. Ma ecco il colpo di scena. Un distributore o un deployer possono diventare fornitori quasi senza accorgersene. Se prendi un sistema di IA già esistente e ci metti il tuo marchio, oppure se fai una modifica sostanziale a un sistema ad alto rischio, o ancora se cambi la sua finalità per renderla ad alto rischio, ti prendi tutti gli obblighi del fornitore originale. È come se dicessi all'Europa: d'ora in poi di questa macchina rispondo io. Perché tutto questo è così importante? Perché l'intelligenza artificiale deve essere centrata sull'uomo e al suo servizio. Chi non rispetta le regole rischia grosso. Per le violazioni più gravi, come l'uso di IA vietate, le multe possono arrivare fino a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato mondiale. L'obiettivo non è fermare l'innovazione, ma renderla sicura e affidabile. L'AI Act è come un libretto di circolazione per l'intelligenza artificiale. Definisce chi è il produttore, chi è il proprietario e chi è il concessionario, assicurando che ogni veicolo digitale che circola nelle nostre vite non finisca fuori strada, proteggendo la nostra sicurezza e i nostri diritti. Grazie per aver seguito e iscrivetevi al canale Colapav per non perdervi gli aggiornamenti sulla ricerca e sulle novità legislative nel campo IA.